Dopo la Prima Guerra Mondiale, solo poche città costiere libiche rimanevano sotto il controllo italiano. In Tripolitania erano in mano italiana gli insediamenti di Tripoli, Homs, Zuara ed Azizia, mentre in Cirenaica restavano italiane le zone attorno a Tobruk, Derna e Bengasi. Il governo italiano durante la guerra mondiale aveva inoltre concesso ampie autonomie alle organizzazioni locali, tra di esse in Cirenaica la Confraternita della Senussia, che rappresentava l'interlocutore più radicato territorialmente oltre che organizzato militarmente. Nel 1921 però il governo italiano si sentiva abbastanza forte per riaffermare l'autorità italiana sulla ormai ex colonia, sfruttando le nuove tecnologie sperimentate nel conflitto europeo, quali aerei e ponti radio, per colmare le difficoltà logistiche che impedirono un pieno possesso della Libia nelle precedenti campagne. Per avere mano libera in Tripolitania, il governo italiano tra il 1920 e il 1921 strinse però accordi con la Senussia in Cirenaica. L'Italia riconosceva a questa organizzazione religiosa l'autorità nel Gebel, un altipiano montuoso nell'entroterra di Bengasi. Le truppe italiane, in vista delle imminenti operazioni belliche, furono poi riorganizzate in reparti mobili, composti prevalentemente da un numero variabile tra i 10.000 e i 12.000 soldati provenienti dalle colonie. La riconquista della Libia fu programmata per essere lenta ma metodica, iniziando con l'occupazione il 26 gennaio 1922 di Misurata e il 1 giugno 1922 di Nalut. Allo stesso tempo anche la situazione politica italiana mutava e il 28 ottobre 1922 il partito fascista prese il potere in Italia. Questo fatto dette una spinta notevole alla riconquista della Libia. Nel 1923 l'Italia ripudiò gli accordi presi con la Senussia e tra il 1923 e il 1925 occupò la Tripolitania settentrionale. Nel 1925 fu ceduta all'Italia dall'Egitto l'oasi di Jarabub. Nel 1928 le colonie libiche furono riunite sotto un unico governatorato, presieduto dal generale Badoglio. Questi emanò un proclama, nel quale lasciava al popolo libico la scelta tra la sottomissione all'autorità italiana o lo sterminio. Le truppe italiane tra il 1928 e il 1930 conseguirono di occupare l'intera Tripolitania fino al Fezzan grazie all'azione del comandante Graziani. Nel marzo 1930 Graziani fu insignito del titolo di vicegovernatore in Libia, col compito di riconquistare e pacificare la colonia. Tuttavia gli fu altresì chiesto di ridurre gli effettivi a sua disposizione, da 23.000 soldati a 13.000, cioè quasi del 50%. Graziani non si fece scoraggiare, ma occorreva agire duramente contro la Senussia, che rappresentava l'osso più duro della resistenza libica, anche grazie all'abilità strategica del suo capo guerrigliero, nonché futuro eroe nazionale libico Omar Mukhtar. La guerriglia della Senussia doveva la propria efficacia a due fattori: il sostegno della popolazione locale e i rifornimenti provenienti dall'Egitto. Graziani, coerentemente con la sua fama di uomo spietato, nel 1930 ordinò la deportazione della popolazione seminomade del Gebel in grandi campi di concentramento presso Solluk. 100.000 libici tra i seminomadi della Cirenaica, tra cui vecchi, donne e bambini, dopo essere stati espropriati delle loro terre, furono costretti ad una lunga marcia nel deserto di più di 1.000 chilometri. I sopravvissuti a questo sodalizio vennero rinchiusi in campi di concentramento in condizioni igienico-sanitarie precarie. A queste misure vanno aggiunte le esecuzioni che nel periodo 1930-1931 fecero ammontare a 12.000 il numero dei libici giustiziati. Tutto ciò permise agli italiani di togliere alla guerriglia senussita il prezioso appoggio della popolazione locale e procedere alla rioccupazione della Libia orientale. Graziani doveva ancora affrontare il problema dei rifornimenti che arrivavano ai guerriglieri dall'Egitto. Egli decise così di ordinare la costruzione di una barriera di 270 km intervallata da torrette tra Libia ed Egitto. Per questa costruzione furono utilizzati 32.000 quintali di filo spinato, 18.000 quintali di cemento e 20.000 quintali di ferro. Nel 1930 gli italiani occuparono Tummo, il 20 gennaio 1931 Kufra. Nel corso di questi scontri gli italiani, durante i bombardamenti aerei,
utilizzarono bombe ad iprite, un'arma che diverrà poi famosa per il suo utilizzo nella guerra d'Abissinia. Oramai senza possibilità di appoggio dalla popolazione locale e senza poter ottenere rifornimenti dall'Egitto, la guerriglia aveva i giorni contati. Il 9 settembre 1931 il capo dei ribelli Omar Mokhtar fu catturato e il 16 settembre fu giustiziato sullo spiazzo centrale del campo di concentramento di Solluk. Fu il colpo di grazia per la guerriglia libica, che nel 1932 poteva dirsi sconfitta. Nel 1933 il governo italiano procedette alla chiusura dei campi di concentramento. La spietata strategia italiana aveva portato alla morte del 40% dei detenuti dei campi di concentramento. I sopravvissuti poi avrebbero dovuto far fronte alla perdita della quasi totalità del loro bestiame, fondamentale al sostentamento di quelle popolazioni seminomadi. Lo sterminio della popolazione seminomade libica perpetrata dalle autorità italiane ebbe tutti i caratteri del genocidio. Nel 1934 Badoglio e Graziani lasciarono il comando della Libia a Italo Balbo, un civile che puntò alla pacificazione della colonia e alla sua colonizzazione demografica, convogliandovi immigrati provenienti dalle zone povere d'Italia. A seguito di accordi diplomatici, nel 1935 la Francia cedette all'Italia la striscia di Aouzou. La colonia libica rimase italiana fino alla liberazione effettuata dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. La memoria della durezza dell'occupazione italiana fu cavalcata nel dopoguerra dai movimenti nazionalisti libici. In particolare il dittatore Gheddafi proclamò il 7 ottobre 1970 la giornata della vendetta, nella quale 17.000 italiani residenti in Libia furono espropriati dei loro beni e costretti al rimpatrio. Nel 2008, a seguito di accordi tra il governo italiano e Gheddafi, si cambiò il nome a questa giornata in Giornata dell'Amicizia.